Ciao a tutti e benvenuti nel canale Mitologia e Leggende. Oggi vi racconterò la storia di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. Afrodite nacque così, dalla bianca schiuma del mare, come soltanto la dea della bellezza e dell'amore poteva nascere. Nell'aria risuonava ancora il terribile grido di Urano, dopo che il figlio Crono lo aveva mutilato a tradimento. Il mare, dove il sanguinario figlio del cielo aveva gettato i genitali del padre, ribolliva furente, ma il seme uscito da quegli organi si unì alla schiuma del mare e la rese feconda. E sospinta da Zefiro, la schiuma si allontanò, per correre lieta verso l'isola di Cipro, sulle cui rive depose una conchiglia da cui sorse, grondante di luce, la bellissima figlia del cielo, la ciprigna Afrodite. Le ore, inviate sull'isola da Crono, ebbero cura di lei. La rivestirono delle sue vesti divine, come testimonia ancora un inno omerico. Le posero sul capo una corona d'oro, le inghirlandarono il collo ed il petto di collane d'oro, come solevano portare le ore medesime quando si recavano a danzare nella casa del padre degli dei. E ornata che l'ebbero, la condussero, stupenda, davanti agli dei, che la salutarono estasiati e se ne innamorarono. Ares ed Efesto diventarono immediatamente rivali, ciascuno volendo conquistare il cuore della bellissima dea. Ella chiese un po' di tempo per riflettere. Zeus, anche lui segretamente innamorato, approfittò di questa pausa per cercare di sedurla. Afrodite restò indifferente alle sue offerte d'amore, e allora lui, per vendicarsi, le impose di sposare lo zoppo e rozzo Efesto, invece del rutilante e atletico dio della guerra. Afrodite dunque diventò la moglie del potente fabbro dell'Olimpo e dio del fuoco, proprio quando il suo cuore stava per rispondere favorevolmente all'amore di Ares. Ma tanto l'uno che l'altro erano spesso lontani, o per via di una guerra o per ordine di Zeus, e una volta che Efesto era partito per una delle sue frequenti missioni, la bella Afrodite si accorse di Apollo, che rallegrava gli dei e soprattutto le dee con il suono della sua lira. I due bellissimi dei prima diventarono amici e poco dopo amanti. La dea chiese a Zeus il permesso di visitare la stella del mattino, e il padre degli dei autorizzò Apollo a condurvela sul dorato cocchio del sole. Ma i due, anziché andare sull'astro lontano, scesero sulla terra, trascorrendo insieme una breve luna di miele a Rodi, l'isola delle rose, finché l'aurora non richiamò perentoriamente nel cielo il carro della luce. Ma la maldicenza turbò questo amore, dicendo ad Afrodite che il suo amante la tradiva, perché ogni sera si recava col suo dorato cocchio da Anfitrite per trascorrere la notte insieme a lei. Afrodite infatti lo vide puntualmente discendere nel mare col suo splendente veicolo e, offesa e umiliata, si ritirò nell'isola di Cipro per nascondere il suo dolore. Fu proprio lì che conobbe il giovane e bellissimo Adone. Ho fatto un video proprio su questa storia, ti lascio il link nella descrizione. Ma la bellissima dea era anche la legittima consorte di Efesto. E quando il chiaroveggente Apollo si accorse che lei e Ares si amavano, morso dalla gelosia, li denunciò ad Efesto, il quale una notte, mentre i due adulteri dormivano insieme, li avvolse in una sottilissima rete, per mostrarli, colti così in flagrante, a tutto l'Olimpo. Ares, umiliato, fuggì nelle montagne di Tracia, e lei si ritirò nell'isola di Cipro, dove mise alla luce un figlio, il frutto della forza vinta dalla bellezza e dalla guerra vinta dall'amore, che si chiamò appunto Amore. Celesti e mortali, tutti infatti amarono Afrodite, e tutti ebbero da lei una prole, cioè una conseguenza
ed una continuazione nel tempo. Da Hermes essa ebbe un bellissimo e sfortunato figlio di nome Ermafrodito. Narrano infatti i cronisti di quell'epoca che questo fanciullo, allevato dalle ninfe, condusse vita selvaggia e crebbe nella foresta. Un giorno, essendo ormai diventato un bellissimo giovane, si tuffò nell'acqua della fonte Salmacide e la ninfa che presiedeva a quella sorgente si innamorò di lui. Purtroppo Ermafrodito non condivise il sentimento della ninfa e la respinse. Allora Salmacide lo abbracciò stretto, gli si avvinghiò addosso, chiedendo a gran voce agli dei di non separarla mai più dall'amato. La preghiera fu esaudita. Ermafrodito diventò maschio e femmina, Hermes e Afrodite, uomo e donna insieme. Da Dioniso, il dio dell'ebbrezza, Afrodite partorì Priapo, un dio deforme e possente, simbolo di lussuria e di forza vitale. Dal pastore Anchise, in un bosco sul monte Ida, ebbe Enea. Fu lei ad offrirsi al giovane guardiano di greggi, che stava suonando la lira, dicendogli che era la figlia di Otreo, re della Frigia. Ma l'indomani, dopo che ebbero trascorso insieme la notte, essa gli apparve circonfusa di luce. «Sono Afrodite», gli disse. Il pastore, terrorizzato per il sacrilegio commesso, tremò e invocò il suo perdono. «Non aver paura», lo rassicurò la dea. «È stato molto bello il nostro incontro, anche se molto penoso, perché tu non sei un immortale. E il figlio che io ti darò si chiamerà Aeneas, uomo di pena». È per lei che nasce la tragica lunga guerra di Troia. Anche di questo ho parlato in un altro video. La leggenda narra infatti che Eris, la discordia, non fu invitata ad un banchetto nuziale a cui partecipavano tutti gli immortali. Allora essa si vendicò gettando sulla tavola imbandita una mela d'oro, con sopra scritto per la più bella. Per chi dunque? Atena, Era e Afrodite si ritennero le più degne, e Zeus ordinò che l'arduo giudizio fosse affidato ad un mortale. Hermes, il premuroso intrigante, le condusse allora da Paride, il bellissimo ed effeminato figlio di Priamo, e Paride offrì la mela ad Afrodite, ricevendone in premio l'amore della più bella tra tutte le mortali, Elena, la moglie di Menelao. L'amore porta pace e guerra, amor omnia vincit. Piramo e Tisbe, nel racconto di Ovidio, anticipano di molti secoli il dramma di Romeo e Giulietta, rievocato da Shakespeare. Appartenevano a famiglie nemiche e Afrodite sciolse il ghiaccio tra i due giovani, che si innamorarono l'uno dell'altra. Una notte si dettero appuntamento in un luogo solitario, sotto un gelso. Tisbe arrivò per prima, ma vedendo una leonessa, fuggì lasciando cadere il velo che l'aveva sul capo. Il povero Piramo, non vedendo l'amata e scorgendo il velo macchiato di sangue e stracciato dalla belva, pensò che Tisbe fosse stata sbranata dai leoni e disperato si uccise con la sua spada. La fanciulla, tornata indietro, trovò Piramo morto e con la sua stessa arma si tolse la vita. Da allora, aggiunse il poeta latino, i frutti del gelso sono scuri, color sangue. C'è dunque anche un lato romantico nella storia di Afrodite, e più di un episodio ne fa testimonianza. Perché Afrodite probabilmente è una divinità che giunge in Grecia da molto lontano, attraverso il mare. È l'Ishtar della Mesopotamia, l'Astarte della Siria e della Fenicia, l'Iside dell'Egitto, la Shiva dell'Oriente.
è l'eterno femminino di ogni luogo e tempo. Eros e Imeros sono i suoi fedeli assistenti, l'amore e il desiderio. Da Eros deriva la parola eroe, quando l'amore è più forte di ogni desiderio, amore come sacrificio, più imperioso della vita stessa. Da Imeros viene il cupido latino, cupio, io desidero, un fanciullo bendato che lancia le sue frecce a caso, come casuale ed effimero è il desiderio amoroso. Così, tanto in Grecia che a Roma, Afrodite ebbe due volti e due culti. L'Afrodite Urania, la Venere celeste, simbolo del puro amore, e l'Afrodite Pandemia, la donna di tutti, sensuale e provocatrice. Eros, il fuoco che scioglie le membra ed accende l'animo a nobili imprese, e il pericoloso Cupido, l'istinto che scocca il dardo della brama forsennata. Afrodite non è morta con l'Olimpo, perché è una legge della vita, l'impulso che assicura la continuazione di tutto, ciò che vive nel tempo. Il suo mese è l'aprile, quando la natura è tutta un fermento riproduttivo. I suoi animali sono i colombi e le passere, i suoi fiori sono le rose e la sua pianta è il mirto. Afrodite, o Venere, è ciò che di più sacro e di più profano è nell'uomo, e che può far di lui un superuomo od un bruto. E quando ciò che è profano si trasformerà in sacro, allora l'uomo, con la sola forza dell'amore, vincerà la sua natura mortale, diventerà simile agli dei. Il video di oggi finisce qui, ma rivedremo presto la dea della bellezza che metterà il suo zampino in molte storie mitologiche, in particolare nelle storie d'amore. Anche Afrodite, come abbiamo visto, è una dea controversa, consapevole del fascino che esercitava su uomini e dei, cosa che spesso usava a suo vantaggio. Conosco personalmente sia donne che uomini dal carattere molto simile. E voi? Che ne pensate di lei? Scrivetemi tutto nei commenti, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto, mettete like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Io al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.